Questa è la action cam perfetta per noi mountain biker, completamente diversa dalle altre perché si assembla come se fossero cubetti di Lego. E a chi non piaceva il Lego? Perché la camera è selezionata in 3 pezzi ed è parzialmente già assemblata, con il modulo del display attaccato alla regolare lente grandangolo stile GoPro. Ma questa la si può levare e al suo posto inserire la lente a 360 gradi. E per ultimo, sotto i 2 moduli, si posiziona la batteria. Questa è la Insta360 One Air, una action cam modulare, dal nome un po' strano, che combina funzionalità da action cam normale ad una a 360 gradi. E se avete l'impressione che questa action cam sia qualcosa di speciale, beh, vi garantisco che lo è. Una telecamera a 360 gradi deve fare esattamente questo, cioè mostrare tutto ciò che c'è intorno alla telecamera. Il tutto grazie a questa lente e da quest'altra esattamente uguale posta nel lato opposto, le quali registrano simultaneamente ciò che avviene all'interno del loro campo visivo. Insieme alla telecamera si può comprare una scatola bundle specifica per mountain bike, all'interno della quale troviamo i classici supporti simili e compatibili a quelli della GoPro. La telecamera non può essere inserita nell'alloggio di supporto per la GoPro 7, ma viene fornita in dotazione quella propria. Insieme alla scatola bundle per mountain bike viene fornito un pratico supporto per manubrio che vi permetterà di fare riprese di questo tipo. Non solo, ma tramite l'asta allungabile fino a 1,12 m sarete in grado di fare queste altre riprese, tenendo l'astra con la mano. La cosa bella è che l'asta potrebbe essere accorciata ed avvitata al dispositivo per l'attacco manubrio. Per evitare di graffiare le lenti quando la telecamera viene appoggiata su una superficie, in dotazione viene fornita una pratica protezione di gomma, avvolgente e sicura. La telecamera può essere connessa alla app Insta360, dove volendo si potrebbe prendere il controllo della telecamera ed avere una visuale istantanea di quello che viene inquadrato. È una funzionalità che potrebbe tornare molto utile nel caso la telecamera si trovasse lontana da voi e soprattutto se siete amanti di voyeurismo. A questa telecamera non sfugge nulla, se cercate di nascondervi è praticamente impossibile. È waterproof fino a 5 metri. Il display è touchscreen e la registrazione può essere attivata tramite comandi vocali. Start recording. Stop recording. La stabilizzazione dell'immagine è incredibile. Anche avendo la camera attaccata al manubrio e percorrendo un tratto di downhill sul sterrato, la stabilità dell'immagine è veramente eccellente. Voglio rifarlo con la telecamera dietro. Voglio provare a utilizzare il cinturone, quello da motociclista, piazzando la telecamera dietro. Però lo zaino non lo posso vestire perché tocca la telecamera. Ah, tra l'altro si può anche spostare questo. Wow, ecco qua. È dritta. In modo, io sarò giù così, dovrebbe essere sufficiente. A tutto gas! Comparata alla GoPro 8 risulta leggermente più ingombrante, ma se considerate il fatto che alla lente tradizionale grandangolo la camera può diventare a tutti gli effetti una telecamera a 360 gradi in pochi secondi, beh, allora la comparazione, a parità di funzionalità, risulta tutta a favore della Insta360 One Air. Per editare video a 360 gradi è molto semplice. Come si edita un file? Semplicissimo, la telecamera crea 2 tipi di file, LRV e VID, quelli che dovete trascinare nell'applicazione che si chiama
Insta360 Studio 2020, in questo caso è la versione 2020, scaricabile gratuitamente, sono i file vid. Trasciniamo per esempio questo file, andiamo a cliccare su Free Capture per normalizzare la visualizzazione e dopodiché decidiamo il punto da cui far partire l'esportazione del file. A questo punto mi va bene, quindi trascino questa banda gialla qua e poi io parto. Per creare dinamicità sposto la telecamera trascinando il mouse all'interno e creo un keyframe. Vado avanti, mi inseguo e creo un altro keyframe. Vado avanti ancora, eccomi qua e creo un altro keyframe. Vedete, ogni volta che schiaccio su keyframe aggiunge questa barra. Come vedete, se adesso torno indietro e faccio andare il video, vedete che la telecamera ruota in base ai keyframe che io ho settato. Qui non ho più keyframe e la telecamera si è fermata. Vado avanti, voglio fare una panoramica però rivolta verso l'alto, quindi mi inseguo, però mi sposto anche verso l'alto. Ed eccoli lì gli alberi. E setto un altro keyframe. Vado avanti ancora e torno giù con la telecamera e setto un altro keyframe. Andiamo a vedere l'effetto. Parto, la telecamera mi insegue, poi va in alto e poi torna giù. Ed ecco qua. Mi fermo, decido che quello che voglio esportare è questo pezzo. Cosa faccio? Accorcio tutta la traccia fino a qui, vado a selezionare File, Export, dice vuoi salvare il lavoro? Sì, e poi vado a salvarlo con questo nome. Ok, e lui parte con l'esportazione. È veramente molto semplice il tutto. Ha finito l'esportazione, vado a prendere il file generato ed eccolo qui. Questo è un MP4. Semplice, no? E con questo è tutto. Che ne pensate? Io onestamente sono rimasto esterrefatto e questa camera cambierà completamente il mio modo di fare video. Il link dell'articolo lo troverete in descrizione. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di condividere il video. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!